mostrarvi come realizzare questa nuova maglietta che ho deciso di chiamare Pizzo e che ho realizzato con il fantastico kimono della Stelly Yarn. Questa volta lo sapete che io ho già lavorato il kimono per fare il copricostume, questa volta ho optato per il colore numero 10 e sono andata appunto a realizzare questa bellissima maglia a pannelli con questa trama che a me ricorda molto l'effetto pizzo. In realtà è un punto che utilizzai molti anni fa per fare anche altre creazioni, questa volta l'ho voluto utilizzare appunto per fare questa creazione. Vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito del kimono. Il sito è sempre il mio, quello che si chiama Filati Elsa. Guardate qui che meraviglia, abbiamo l'arancione, abbiamo il corda, questo fantastico blu, questo rosa e oltre a questi ci sono veramente tantissimi altri colori. Parliamo invece un attimo del quantitativo. Allora, questa è una taglia S, mi va un po' corta, non l'ho voluta troppo lunga perché voglio metterla soprattutto su pantaloncini, gonne a vita alta, pantaloni a vita alta quest'estate, quindi non la volevo particolarmente lunga e ho utilizzato 3 gomitoli lavorando sempre solo con l'uncinetto del numero 4. Per una taglia M vi consiglio 4 gomitoli, per una taglia L vi consiglio 5 gomitoli, ogni gomitolo è da 50 grammi, quindi ho utilizzato 150 grammi. La lavorazione, come vi dicevo, è questa lavorazione a pizzo, ma in realtà è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e sono 2 pannelli uguali, non cambia niente, stesso numero per quello avanti e quello dietro e stesso numero di motivi per andarla a realizzare. Io poi l'ho cucito lateralmente e sulle spalle. Lateralmente ho lasciato uno scalfo largo perché appunto non volevo fare le maniche, sapete che io in estate non sopporto le maniche, ho caldo e quindi preferisco sempre fare le maglie smanicate, però voi potete tranquillamente fare le maniche andando a cucire un po' di più, poi riprendendo la lavorazione e lavorare in tondo i 4 giri che vi ho fatto, che vi farò vedere, invece di lavorarli in andata e ritorno come abbiamo fatto appunto per i pannelli. Quindi questa maglia vi posso assicurare che è semplicissima, potete farla lunga quanto volete, potete trasformare questa maglia anche in un copricostume se vi piace appunto questo motivo, perché comunque è forato, è un po' effetto pizzo, quindi molto bello. Detto ciò, appunto, se decidete di realizzare questa creazione mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferozzare, oppure mi potete taggare su Instagram dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito sono sempre acquistabili i PDF delle mie creazioni dove vi spiego giro per giro, quindi non sono schemi ma sono spiegati giro per giro i punti e vi do i vari suggerimenti per le altre taglie, come faccio comunque anche nei video tutorial. Detto ciò, noi ci vediamo presto a un nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato kimono della Stelly Yarn e il colore che ho scelto questa volta è il numero 10, però qui come potete vedere ci sono anche altri colori e sul sito ne trovate veramente tanti altri. Andremo a realizzare 2 pannelli identici le cui catenelle iniziali devono corrispondere alla lunghezza delle vostre spalle più qualche centimetro. Consiglio, se la volete molto larga, di fare di farla molto più larga, di almeno 6-7 centimetri in più rispetto alla vostra larghezza spalle. Quindi 2 pannelli uguali. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9, a cui va aggiunto una catenella. Ora io per la mia maglia ho realizzato 91 catenelle ottenendo così una larghezza di 47 centimetri. Per una taglia M consiglio di mettere 2 motivi in più rispetto a me, o anche 3 se vedete comunque non è larga quanto la volete. Per una taglia L vi consiglio 4 motivi in più rispetto a me, o di meno se vedete che con 4 siete troppo grandi, visto che comunque sono 9 catenelle ogni motivo. Altra cosa che vi consiglio è le catenelle iniziali fatele con l'uncinetto del numero 4, in modo tale che la lavorazione poi quando andremo a lavorare con l'uncinetto del 3,5 le catenelle restano morbide. Se però avete una mano molto stretta, in questo caso vi consiglio di andare a lavorare le catenelle con il 4,5 e di lavorare il resto con l'uncinetto del numero 4, questo se avete una lavorazione molto stretta. Per quanto riguarda quindi adesso io qui vi farò vedere un piccolo campione, ho fatto le catenelle appunto con l'uncinetto numero 4 e andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 3,5 e andiamo a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel primo a catenella e vado a fare una maglia alta doppia, 2 catenelle,
riprendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta doppia. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare una catenella di separazione, salto 4 catenelle di base, quindi 1 2 3 e 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia. Quindi 2 catenelle di separazione, riprendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un'altra maglia alta doppia. Devo fare un totale di 5 maglie alte doppie separate da 2 catenelle, quindi di nuovo vado a fare 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte, rientro, quinta maglia alta doppia, scusate, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi salto di nuovo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte doppie alternata a 2 catenelle, quindi una maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, prendo 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, terza maglia alta doppia, prendo 2 volte il filo, faccio le 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, riprendo 2 volte il filo, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, ricomincio da capo, facciamo l'ultima volta insieme, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia, prendo 2 volte, faccio 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, riprendo il filo 2 volte e vado a fare la mia quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro, quindi saltiamo 4 catenelle e andiamo a fare la maglia bassa, catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo, saltiamo 4 catenelle e per terminare andiamo a fare solamente 3 maglie alte doppie, quindi non più 5, e sempre separate da 2 catenelle, quindi 2 catenelle, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, terza e ultima maglia alta doppia. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Vedete, avevamo iniziato con 3 maglie alte doppie, terminiamo con 3 maglie alte doppie. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me entriamo nella maglia alta doppia iniziale, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'ultimo archetto di 2 catenelle, quindi salto il primo, entro nel secondo e vado a fare una maglia alta, prendo il filo, salto la maglia bassa, vado direttamente nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, vado dove ho la terza del gruppo delle mie 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 e 4,
e ricominciamo da capo. Quindi entro nell'ultimo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, una maglia alta. Prendo il filo, vado nel primo gruppo di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 4 catenelle, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo si entra nell'ultimo archetto di 2 catenelle, si va a fare una maglia alta, si va direttamente nel primo archetto di 2 catenelle, si va a fare un'altra maglia alta, 4 catenelle, vado nella terza maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a terminare facendo una maglia alta nell'ultimo archetto di 2 catenelle, una maglia alta nel primo archetto di 2 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3 e terminiamo andando a fare una maglia bassa sopra l'ultima maglia alta doppia. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Possiamo girare la lavorazione e andare a fare il terzo, e anche questa volta o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa, o come me andiamo a fare direttamente una maglia bassa sopra la maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo e tra le 2 maglie alte, quindi questo è quello che faremo per tutto il giro, tra le 2 maglie alte andiamo a fare le nostre 5 maglie alte doppie separate da 2 catenelle. Quindi prima maglia alta doppia, quindi 1 2 catenelle, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo di nuovo 2 volte il filo, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo di nuovo 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo di nuovo il filo 2 volte e rientro, ultima maglia alta doppia, per un totale quindi di 5 maglie alte. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi si prende 2 volte il filo sull'uncinetto, si va dove abbiamo le 2 maglie tra le 2 maglie alte e andiamo a fare di nuovo le nostre 5 maglie alte doppie separate da 2 catenelle. Quindi ho fatto la prima, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo di nuovo 2 volte il filo e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo tra le 2 maglie alte e andiamo a fare la nostra prima maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, facciamo per l'ultima volta. Quindi questo è quello che va ripetuto sempre per tutto il terzo giro. Quindi vado tra le 2 maglie alte e realizzo la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo 2 volte, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quinta e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa iniziale e realizzo una maglia bassa.
Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro e possiamo andare a fare il quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. Entriamo nel primo archetto di 2 catenelle e realizziamo una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 4 catenelle, vado nella terza maglia alta del gruppo di maglia alta doppia nel gruppo di 5 e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, prendo il filo, vado nel primo archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 4 catenelle, si sta ricominciando da capo, quindi entro nella terza nella terza maglia alta doppia del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, 3 e 4, vado nell'ultimo archetto, realizzo una maglia bassa alta, prendo il filo, vado nel primo archetto e realizzo una maglia alta e di nuovo 4 catenelle, vado nella terza maglia alta doppia del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo vado nell'ultimo gruppo di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, vado nel primo gruppo e realizzo un'altra maglia alta. Quindi devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Terminiamo sempre andando a fare 4 catenelle, una maglia bassa sopra la terza maglia alta doppia, 4 catenelle, una maglia alta nell'ultimo archetto di 2 catenelle, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo dove abbiamo l'ultima maglia bassa e andiamo a realizzare una maglia alta doppia. Allora, quindi abbiamo terminato i 4 giri che vanno sempre ripetuti e come potete vedere abbiamo l'alternanza appunto di questo gruppo di archi di 5 maglie alte doppie. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali, però secondo me avete già più o meno capito come andremo a realizzarlo. Quindi andiamo a realizzare le nostre 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella prima maglia alta doppia e andiamo a realizzare la seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, riprendiamo il filo, rientriamo e facciamo la nostra terza e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare il gruppo di 5 maglie alte doppie, quindi la prima, 2 catenelle, riprendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 volte il filo, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia da capo andando a fare di nuovo le 5 maglie alte doppie tra le 2 maglie alte. Dovete terminare il giro andando a fare la maglia bassa sopra la maglia bassa, la catenella di separazione e poi nell'ultima maglia alta doppia andare a fare le 3 maglie alte doppie alternate a 2 catenelle. Mi raccomando, se vedete che si allarga troppo qui e non vi piace l'archetto, la catenella che si allarga troppo, potete fare le 2 maglie alte doppie all'interno, cioè tra le 2 maglie, quindi tra la maglia alta e la maglia alta doppia, e l'ultima maglia alta doppia sopra l'ultima maglia alta doppia. Quindi anche all'inizio, se non vi piace che si allarghi troppo la catenella, potete fare allo stesso modo,
fate le 4 catenelle, le 2 di separazione e le altre 2 maglie alte le andate a fare tra la maglia alta doppia e la maglia alta. Questo se non, appunto, come vi ho detto, se non vi piace che vi si allarghi troppo la catenella della maglia alta doppia. Quindi questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Io alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripeterli. Ricordatevi sempre che le catenelle sono la parte alta della nostra maglia, quindi i giri corrisponderanno alla lunghezza della nostra maglia. Io non voglio una maglia molto lunga perché voglio comunque mettere questa maglietta sopra le pantaloni a vita alta, le gonne a vita alta, quindi non deve essere lunghissima, però voi se lo volete fare più lunga potete farla tranquillamente. Ho terminato il mio primo rettangolo. Allora, le catenelle iniziali sono sopra. Vi ricordo che con le catenelle iniziali io ho circa 47 centimetri. Ho ripetuto i 4 giri per 8 volte e poi nuovamente i primi 3 giri, terminando quindi con l'effetto qui ad onde. Potete terminare rifacendo anche solo il primo giro invece di fare gli ultimi 3 giri se non la volete lunga, o fare più giri se la volete più lunga. Ripeto, io ho ripetuto i 4 giri per 8 volte e poi nuovamente i primi 3 giri. Ora vado a fare un altro rettangolo uguale, quindi monterò lo stesso numero di catenelle e farò lo stesso numero di motivi. Facendo questo numero di motivi in lunghezza io ho circa 42 centimetri, che naturalmente una volta indossato cederà di qualche altro centimetro, ma come vi dicevo non volevo questa maglia troppo lunga. Ho terminato anche il secondo pannello, ripetuto sempre lo stesso numero di motivi e ho fatto sempre lo stesso numero di giri, e adesso devo andarla a cucire. Lo cucirò sulle spalle, però non molto, vi dirò quanto, quindi andrò a cucire sulle spalle e poi cucirò anche lateralmente partendo da sotto fino ad arrivare agli scalfi. Lascerò gli scalfi belli larghi perché io non voglio andare a fare delle maniche, sapete che in estate non le sopporto, però voi potete tranquillamente andare a cucire e poi fare le maniche, però in questo caso poi dovreste lavorare i giri non più in giri di andata e ritorno ma in giri di tutto tondo. Allora, ho terminato la cucitura dei 2 pannelli. Vi dico che io sulle spalle sono andata a cucire di 10 centimetri. Ora, le taglie più grandi delle mie, taglia M, voi dovreste avere 2 motivi in più per lato, quindi invece di 10 centimetri arrivate a cucire anche sui 13-14 centimetri. Taglia L dovreste avere o 3 o 4 motivi in più rispetto a me, quindi invece di 10 secondo me dovete andare a cucire anche fino a 17 centimetri. Naturalmente dipende sempre da quanto largo volete il collo. Per quanto riguarda invece lateralmente io ho lasciato liberi 17 centimetri perché volevo lo scarfo bello largo e sono andata a cucire il restante. Ora per la taglia M vi consiglio di lasciare liberi 19 centimetri, 21 centimetri per la taglia L. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.